La Canon M50 Mark II può essere utilizzata per fare video su YouTube? In questo video voglio provare a rispondere alle tante persone che si chiedono se la Canon M50, sia il primo modello che la Mark II, possono ancora essere utilizzate per fare video su YouTube. Bene, in risposta a queste persone io sto realizzando esattamente un video con la Canon M50 Mark II, che è una macchina fotografica che ho avuto sia nella prima edizione che nella seconda e mi ha accompagnato veramente per tantissimo tempo. È una macchina con la quale ho realizzato quasi tutti i B-roll, molti shorts anche, perché la mia macchina principale, la Canon M6 Mark II, quella che ho in questo momento, è fissa qui sulla scrivania, quindi non la muovo per mantenere l'inquadratura, per mantenere tutti i settaggi, e la M50 invece è quella che porto in giro. E in sovraimpressione ti metterò durante il video tutti i settaggi che sto utilizzando con la M50 Mark II, in modo che tu possa, se ti interessa, replicarli, fermo restando che poi in base anche alle luci che hai, ai fattori quindi esterni alla macchina fotografica, la ripresa e quindi la qualità video potrebbe essere migliore, peggiore, uguale, insomma potrebbe essere diversa. Canon M50 Mark II è una signora camera. Oggi ti consiglio ovviamente di comprarla usata, perché comprarla nuova oggi è una follia, anche perché la Canon, lo sai, ha distrutto la linea M, non esiste più, ha fatto la linea R e ha replicato appunto la M50 che adesso si chiama R50, quindi se proprio vuoi questa macchina fotografica prenditi l'R50 che è uguale a questa se non migliore in molte funzioni, quindi tra le due non c'è assolutamente ombra di dubbio, prendi l'R50, ok? Se invece la trovi usata ad un buon prezzo, secondo me questa macchina fotografica conviene assolutamente prenderla. Io vedo che su vari portali di compravendita di usato questa macchina fotografica viene venduta insieme a un corredo pazzesco, perché chi utilizza questa macchina di solito ha delle lenti, degli adattatori, un sacco di batterie, il cage, insomma ci sono veramente tanti accessori, è difficile che trovi solo la macchina fotografica e basta. E spesso vengono venduti a prezzi veramente interessanti, quindi se stai cercando una macchina per iniziare, ma per fare anche dei video che, come vedi, si vedono bene, io ti consiglio assolutamente di utilizzare questa macchina fotografica. Comprarla a un prezzo ragionevole e utilizzarla anche per far pratica, perché fondamentalmente questa macchinetta è piccola, è facilissima da utilizzare. La qualità che stai vedendo è quella che viene fuori dalla macchina fotografica. Non sto applicando nessun effetto video, non sto facendo color grading, color correction, nulla. Quindi puoi ottenere un risultato già buono direttamente in macchina e questo velocizza tantissimo i tempi di lavorazione del video. Ottimo, no? Diversamente da macchine fotografiche molto più professionali, che vale la pena utilizzarle con diciamo con il loro log, quindi con le loro modalità di colorazione, quelle macchine fotografiche lì dopo devi usarle appunto con i log e dopo andarle a colorare nel computer in fase di post produzione. Ecco, benissimo, è la cosa migliore in assoluto per avere dei colori pazzeschi, dei contrasti pazzeschi, ma questo prevede una macchina fotografica più costosa, da parte tua tanta più conoscenza in fatto di montaggio, color grading e color correction, un computer molto più potente, insomma, se stai iniziando o hai iniziato da poco, questa macchina fotografica qui è veramente eccezionale. È una delle macchine fotografiche che Canon ha venduto di più in assoluto e forse, non vorrei sbagliare, ma in assoluto credo sia una delle più vendute, a prescindere dal marchio, proprio perché è piccola, compatta, leggera, economica e soprattutto molto potente. Ovviamente questa macchina fotografica ha anche dei contro, nel senso non è la macchina fotografica perfetta, ha dei piccoli svantaggi che ovviamente sono dovuti al fatto che non è nuovissima, al fatto che comunque è una macchina entry level, ok? Però è utilizzatissima, quindi se tutto sommato i contro non sono, e dal mio punto di vista non lo sono affatto, dei proibitivi per te, prendi questa macchina fotografica usata al miglior prezzo possibile e inizi a sperimentare, perché è davvero una macchina fotografica fantastica, ok? Quindi io spero di averti raccontato, soprattutto di aver risposto alla domanda che spesso leggo online o che mi è stata anche fatta in alcuni casi, se conveniva prendere usata un M50 Mark I, Mark II, io tra le due consiglio sicuramente la Mark II,
per usarla anche come webcam, per fare insomma un po' più cosette, oppure conveniva spendere di più per prendere macchine fotografiche più importanti. Io sempre, quando si tratta di audio, di video, do sempre lo stesso consiglio: parti spendendo il meno possibile. Capisci se ti piace o meno quello che stai facendo, dopodiché c'è sempre tempo per spendere soldi, c'è sempre tempo per spendere soldi. Quindi spero di averti dato un feedback, di aver risposto alla tua domanda o a quella di altre persone in rete, dicendoti appunto che questa macchina fotografica secondo me è veramente la macchina fotografica giusta per iniziare, ok? È una delle tante, ovviamente non è l'unica, è una delle tante macchine fotografiche molto 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 utili, soprattutto per iniziare e avere una qualità, come stai vedendo, di tutto rispetto, ok? Grazie mille e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!